Quando si tratta di sostituire le corde della chitarra, saper gestire la loro inclinazione sul capotasto è un dettaglio che può fare la differenza. Iniziamo! Ciao a tutti, sono Mauro, il liutaio della Gaudenzi Guitar e vi do il benvenuto a un nuovo tutorial sulla manutenzione della chitarra. Oggi vi guiderò passo dopo passo attraverso il processo di montaggio delle corde, focalizzandoci su un aspetto che pochi considerano. Se trovate utile questo contenuto, non dimenticate di mettere un mi piace, condividere e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ma ora passiamo alla pratica. Consiglio di rimuovere tutte le corde contemporaneamente solo quando vogliamo pulire tasto e tastiera, altrimenti è bene procedere sostituendo una corda alla volta. Mi raccomando, assicuriamoci che il perno entri nella sede del tremolo. Può succedere di avvolgere la corda con il perno agganciato alla base della piastra. Partiamo dal mi basso. Per ottenere almeno 2, massimo 3 avvolgimenti, considero una lunghezza totale della corda fino alla meccanica di Re, quindi conto 3 meccaniche e taglio. La infilo completamente nel foro e comincio a girare in senso antiorario. Come potete vedere, con la mano destra guido la corda in maniera tale che si avvolga verso il basso ed allo stesso tempo la tengo in tensione. Ora procediamo con la seconda. Qui facciamo 3 avvolgimenti. Partendo dalla sua meccanica, conto in totale 3 meccaniche e mezzo. In realtà sarebbero sufficienti circa 3 avvolgimenti per tutte le meccaniche. Se anche voi fate così e non avete mai avuto nessun problema, mantenete pure i 3 avvolgimenti. Altrimenti aumentateli progressivamente considerando i dettagli che vi mostrerò dalla corda di Re in poi. Vedete, con 3 avvolgimenti otteniamo un buon appoggio sul capotasto. Adesso la corda di Re. Tagliamo la corda all'altezza della meccanica del micantino, quindi partendo dalla meccanica di Re ne contiamo 4. In questo caso non c'è la bassocorde tra il Re ed il Sol, quindi se osserviamo da questo esempio si può notare bene che la corda potrebbe scorrere quasi dritta sul capotasto, ma gestendo il numero di avvolgimenti possiamo simulare l'effetto di un virtuale bassacorde per dare un sufficiente appoggio. Per quanto riguarda il Sol, essendo una corda più sottile, perché non rivestita, avrò bisogno di ancor più avvolgimenti. Come riferimento tendiamo la corda ed afferriamola all'altezza della meccanica di Sol. La spostiamo sopra la meccanica di La e tagliamo all'altezza della meccanica del micantino. Praticamente contiamo 5 meccaniche. Se la teniamo abbastanza tesa mentre giriamo, l'ergonomia dell'albero della meccanica farà sì che l'avvolgimento sia bene a contatto senza lasciare spazi.
Non serve fare troppi giri, ne bastano 5-6 al massimo per ottenere una buona inclinazione. Possiamo procedere così, qui stesso discorso, afferro la corda all'altezza della sua meccanica, la sposto sopra l'albero della meccanica di là e taglio in corrispondenza di quella del micantino. Anche se l'angolo sul capotasto è garantito dalla presenza della bassacorde, decido di avvolgerla per creare meno attrito possibile tra abbassacorde e corda. Al contrario, con pochi avvolgimenti c'è il rischio di ottenere un angolo a sfavore sulla bassacorde a scapito della stabilità della cordatura. Infine il micantino con il medesimo riferimento di prima. L'afferro, la sposto sopra il là e taglio all'altezza della sua meccanica. Nel caso in cui abbiamo le meccaniche con alberi sfalsati, quindi bassi sui cantini, 3 avvolgimenti saranno sufficienti. Mi raccomando, non fate nodi alla corda, non serve, ed utilizzate la meccanica dal verso giusto. Se avvolgete al contrario rischiate di rovinare l'ingranaggio. Le misure possono cambiare da meccanica a meccanica, l'importante è capire l'importanza degli avvolgimenti e dell'inclinazione della corda sul capotasto. Inteso questo, provando varie volte, cercate e annotatevi il vostro riferimento. Magari all'inizio state leggermente abbondanti ed eventualmente accorciate e riprovate. Scrivete pure nei commenti il vostro metodo e quale vi ha dato più sicurezza ed affidabilità. Gestire il numero di avvolgimenti nelle meccaniche è fondamentale per garantire un corretto appoggio della corda sul capotasto. Se la corda scorre troppo dritta potrebbe non appoggiare bene e creare un fastidioso effetto sitar, oppure se avvolta in modo insufficiente la meccanica potrebbe non mantenere la cordatura. Gestendo bene gli avvolgimenti teoricamente potremmo non avere bisogno della bassacorde, eliminando così un componente di attrito e garantendo maggiore morbidezza alla corda durante i bending. Tuttavia è importante considerare che la tensione delle corde può piegare nel tempo la paletta e deformarla. Quindi anche in presenza di meccaniche autobloccanti con alberi sfalsati l'utilizzo della bassacorde può diventare necessario. Ricorda di controllare periodicamente l'intonazione e di mantenere la chitarra ben pulita per garantire prestazioni ottimali. Con questo è tutto, grazie per aver seguito questo video e spero vi sia stato utile. Un saluto a tutti, ciao!